Allora, proviamo a fare questo video da YouTuber improvvisato per quanto riguarda la ricetta di una pizza in teglia con 24 ore di lievitazione. Innanzitutto vediamo quali sono gli ingredienti. Allora, innanzitutto sono tre tipi di farine diverse. La prima è quella più abbondante, 250 grammi, è una farina di tipo 2 del Molino Marino. La particolarità di questa farina è che essendo 2 non è troppo raffinata e quindi rimane un po' di crusca all'interno e che serve a dare sapore appunto all'impasto una volta cotto. Poi abbiamo quest'altra che è una farina di tipo 00 Caputo Blu e la particolarità di questa farina è che ha un quantitativo di proteine molto elevato e praticamente dà tenacia all'impasto. E per questo ci sono 100 grammi. L'ultima invece è una farina di tipo 00 con scarse proteine e questa invece, avendo appunto proteine basse, darà elasticità all'impasto. Ora, per dare un'occhiata, praticamente qui abbiamo 3 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto. Qui ce ne sono 12, mentre questa ne ha 9. Poi 3 grammi di lievito di birra secco. Qui volendo si può utilizzare anche il lievito di birra fresco. In questo caso probabilmente ce ne vorranno almeno 5 grammi. E poi dopo il sale, che è un sale integrale puro di Sicilia. E io utilizzo quello grosso che poi dopo macino perché essendo meno raffinato mantiene più qualità al suo interno. E per finire abbiamo l'acqua che sono 340 grammi e non ve l'ho detto 12 grammi di sale. Allora, io impasterò questo impasto utilizzando la rimpastatrice perché comunque facendolo spesso mi risulta più facile. Poi l'altra qualità dell'impastatrice è che dà comunque tenacità all'impasto, con il gancio aiuta molto a incordare l'impasto, che è importante. A mano si fa chiaramente, ma si fa con un po' più di fatica. Ora, una delle prime cose che è molto importante è avere l'acqua fredda. L'acqua deve essere molto fredda. Io una cosa che faccio nel recipiente, quello di coccio, lo metto in freezer per una decina di minuti prima di pesarci l'acqua dentro. Questo perché mi raffredda l'acqua ancora di più e durante la lavorazione dell'impasto, specialmente se è fatto a mano, tende a mantenere l'impasto a una temperatura diciamo inferiore a quella che è poi di partenza della lievitazione. Deve stare sempre intorno sotto diciamo ai 25 gradi, 23, 22, non di più. Quindi come prima cosa adesso andiamo a mettere l'acqua all'interno del recipiente dell'impastatrice e il lievito. Lo sciogliamo un pochino, chiaramente l'acqua essendo molto fredda non permetterà al lievito secco, specialmente quello secco, di sciogliersi, ma diciamo che non ha una grande importanza perché poi durante la lavorazione comunque il lievito si scioglierà insieme alla farina. Cosa importante, non serve lo zucchero, non è assolutamente necessario, non stiamo lavorando con un lievito madre che necessita diciamo uno starter. Il lievito di birra, specialmente quello secco,
va bene così. Quello che serve è il tempo per la sua lievitazione e la temperatura. Queste sono le cose più importanti. Ecco qui. Adesso spostiamoci un po' più in qui, dove c'è l'impastatrice. Bene. Allora, innanzitutto mettiamo diciamo quasi tutta la farina di partenza, non tutta, lasciamo meno di un quarto. Questo perché facciamo partire l'impastatrice a velocità bassa e facciamo intanto assorbire la farina all'acqua. Una volta che la farina avrà assorbito l'acqua e avremo diciamo una consistenza molliccia, a quel punto possiamo versare il sale. Dobbiamo aspettare un secondino. Questo procedimento è abbastanza importante perché diciamo è controindicato che il sale vada a contatto diretto con il lievito, anche se poi alcuni pizzaioli napoletani comunque lo versano anche direttamente nell'acqua dove c'è il lievito e comunque ottengono una buona lievitazione. Ok, a questo punto che l'acqua è stata assorbita possiamo inserire il sale. Basterà semplicemente versarlo nel centro in modo tale che il gancio lo possa prendere e andiamo avanti a velocità 1 all'inizio. Dopo qualche secondo torniamo a velocità 2. Ok, da questo momento in poi possiamo utilizzare una paletta per tirare giù la farina che vediamo sui bordi. Ecco qui, adesso possiamo aumentare la velocità. Chiaramente l'impasto è molto molliccio, questo perché la quantità d'acqua varia a seconda di diversi fattori. Dipende dall'umidità che c'è nell'aria, dall'umidità della farina stessa, quindi non c'è una dose esatta di acqua, ma si va con una dose predefinita. E poi, mano a mano che la macchina lavora, andiamo ad aggiungere la farina, quella molino, fino a che l'impasto non si stacca completamente dai bordi, o comunque fino a che non raggiungiamo il cosiddetto punto di pasta, che è il momento in cui il pizzaiolo si accorge che non è più necessario aggiungere farina e l'impasto ha la sua consistenza. Come vedete si attacca ancora molto, quindi noi
continuiamo ad aggiungere farina. La versiamo mano a mano su tutti quanti i bordi. E andiamo ancora. Ok, adesso vediamo che l'impasto si stacca dai bordi, quindi comincia a prendere la sua consistenza e a questo punto possiamo fare un piccolo test per capire se effettivamente l'impasto non necessita più di farina. Quindi che facciamo? Andiamo a diminuire la velocità. E se l'impasto non si attacca, vuol dire che siamo pronti, possiamo continuare. Ok, io direi che ci siamo, quindi lasciamo andare la macchina così per 15 minuti. Ok, a questo punto i 15 minuti sono passati, quindi fermiamo la macchina e lasciamo l'impasto così riposare, scoperto, per una decina di minuti. Questo farà sì che se c'è eccessiva umidità possa essere un po' assorbita. Chiaramente, come si vede dal video, prima ho dimenticato di mettere l'altra parte rimanente di farina, quel quarto che avevo lasciato da parte. Quella parte lì va messa subito dopo il sale. Ok, trascorsi 10 minuti, come si può vedere l'impasto si è rilassato. Adesso non facciamo altro che far girare la macchina per un secondo o due, in modo tale che si stacca e si avvolga intorno al gancio e poi la portiamo sul tavolo da lavoro. Ok, a questo punto non ci resta che dargli un'aggiustata. Diamo un paio di pieghe in questo modo. Con le dita andiamo sotto e lo tiriamo ad andare a mettere l'impasto all'interno, al centro. E facciamo questo giochino su tutti i lati. Vedete come l'impasto è liscio, deve essere così, liscissimo.
Se ha le rughe non va bene. Se ha le rughe, quello che bisogna fare è prendere l'impasto così com'è, lasciarlo sul banco, prendere un coperchio, chiuderlo e lasciarlo così per altri 10 minuti. Questa procedura va fatta fino a che l'impasto non diventa liscissimo. Ok, a questo punto l'impasto è tirato, abbiamo raggiunto una forma, una certa consistenza. Adesso contenitore, una terrina così può essere sia di metallo che di vetro o di coccio, non ha importanza. Io preferisco utilizzare questa qui perché mi dà spazio, diciamo, a sufficienza per la lievitazione. Poi che facciamo? Un goccio d'olio, così, e con le mani andiamo a cospargere l'olio sui lati per bene, ecco qua, e al centro. Mi serve proprio un goccio d'olio, giusto per non far attaccare l'impasto al contenitore. Allora, riprendiamo il nostro impasto, altro giretto, ecco qua. Pronti. Ora che facciamo? Prendiamo della carta velina, così, e copriamo l'impasto per bene. Non deve passare aria, assolutamente, deve essere completamente chiuso. Se passa l'aria si forma la coccia sulla superficie e questo non va bene perché poi ne pregiudica la lavorabilità, la consistenza. Così prendiamo e mettiamo il frigorifero al ripiano più alto. Allora, d'inverno, diciamo con una temperatura dentro casa che varia dai 20 ai 22 gradi, l'impasto lo lasciamo in frigorifero fino alle 10:30, 11. Diciamo, prima che andiamo a letto lo togliamo e lo andiamo a rimettere nel piano basso del forno e lo lasciamo così, senza luce accesa, deve rimanere così. Poi domani, diciamo intorno alle 2, se vogliamo fare la pizza intorno alle 7, facciamo la seconda fase, che questa sarà, dal momento che l'impasto è nel frigorifero, avrà modo di maturare, quindi l'impasto matura ma non lievita. Poi da quando lo mettiamo nel forno, fino a che raggiunge la sua temperatura all'interno del forno dei 25 gradi, diciamo 25-26 gradi, a quel punto inizierà a lievitare. E quindi gli diamo quel tempo necessario a lievitare con la temperatura che c'è a casa d'inverno. D'estate chiaramente la temperatura, essendo più alta dentro casa, sui 23-25 gradi, a volte anche 26, è preferibile lasciare l'impasto tutta la notte dentro al frigorifero, in modo tale che la mattina lo togliamo e poi a modo, diciamo durante quelle 8, sempre 8 ore, dalla mattina, diciamo alle 8 fino alle 2 di pomeriggio, ha tempo per lievitare. Domani continuiamo con la parte quella di staglio e quindi la seconda lievitazione, dove andiamo a preparare i panetti, e questi panetti poi dopo verranno messi appunto in un contenitore separato, sempre all'interno del forno, sempre a lievitare per altre 4-5 ore.